Buongiorno ragazzi, l'obiettivo di oggi è quello di farvi vedere come maneggiare, slamare e rilasciare correttamente un luccio. Di conseguenza adesso iniziamo col prenderne uno, poi vi facciamo vedere tutto, perché con gli esocidi questa operazione può essere più complicata che con gli altri pesci. Siamo già a metà ottobre, ma fa veramente caldo ancora. Prima cosa importantissima quando si pesca il luccio, quantomeno quando lo si cerca, è un ampio guadino, rete gommata. Vi consiglio sempre un modello molto grande, anche se avete ambizioni limitate, esagerate nella scelta del guadino, perché non si sa mai quello che potete prendere. Partiamo con un paio di canne. In questo caso abbiamo la Alligator 77 4 once, che la userò con uno shad sui 20 cm, e poi prendo anche la 7-8 che è 6 once per shad un po' più importanti, il Black Shad di Black Bay. Stiamo cercando il luccio su più o meno 10-15 metri d'acqua. Io ce l'ho. Attenzione però, testa bene. Sì, non so se avete visto ragazzi, è scappato a 3 cm dal guadino, vabbè. Comunque abbiamo appena iniziato, per cui ci sta. Ce l'ho. Un bel pesce. È 1 metro. Ok. Woohoo! Il luccio ce l'abbiamo ragazzi. È anche un bel luccio, devo dire. Una cosa che vi consiglio di avere, importante, è un tappetino ampio, come in questo caso, dove andare ad adagiare il pesce. E poi se lo vogliamo misurare ovviamente ci dovrà essere il metro per la misurazione. Un'altra cosa importante da fare è andare a bagnare sia il tappetino che il metro prima della misurazione. Allora adesso lo andiamo a slamare, poi vi spiegherò come si fa l'opercolare. In questo caso vedete, con le pinze a becco lungo sono riuscito ad andare a prendere il nostro shad, che era veramente in fondo alla gola. Dopodiché, una volta slamato, lo andiamo a tirare su. È un bel luccione, è molto pesante. Adesso lo andiamo ad adagiare. In questo caso abbiamo un luccio da 1 metro, arriva proprio al metro giusto. Allora, la presa opercolare si fa in questo modo: si solleva la branchia e si tiene la mano che deve andare strisciare contro la parte liscia qui della branchia fino a fermarsi qua, e il pollice deve spingere contro l'indice in questa maniera. Ok? A questo punto il lucciolo si può alzare e va sempre sostenuto con la mano dall'altra parte. Andiamo a rilasciarlo. Meno si tengono fuori, meglio è. Una volta che vengono poi rimessi in acqua è molto importante tenerli dritti. Bisogna lasciarli fermi quanto più possibile, gli si può muovere un po' la coda. È importante non andare a tirarlo indietro come spesso si vede, perché l'acqua non deve entrare in questo verso dalla branchia. Bene ragazzi, l'operazione come avete visto è molto semplice, l'importante è farla correttamente, senza troppa fretta, senza aver paura di sbagliare. È veramente semplice, basta alzare l'opercolo branchiale, introdurre la mano,
andare fino in fondo e poi premere l'indice, che a quel punto è all'interno della branchia del pesce, col pollice. È importantissimo questa operazione, ovvero di tenere poi ben stretto il tutto, perché qualora il pesce dovesse sbattere noi abbiamo il massimo controllo della situazione. Vedo un sacco di foto sempre di pesci con il pollice che va in giro e è veramente rischioso, perché nel momento in cui parte il pesce può succedere il delirio, sia per noi che per il pesce. Vi faccio vedere altri accessori che è fondamentale avere sempre nella pesca del luccio, che sono delle cesoie in grado di tagliare delle ancorette di tutte le misure, perché spesso, vedete, spesso succede che il luccio è allamato in una maniera problematica e per non andare a danneggiarlo si preferisce andare a recidere l'ancoretta. Di conseguenza questo è fondamentale, così come se per sbaglio, a me è capitato, ci autoallamiamo e quindi dobbiamo andare a recidere l'ancoretta. Fondamentale. Un'altra cosa fondamentale, che in questo caso non è servito, però a volte succede con pesci molto grossi, sono delle pinze a becco che ci consentono di andare molto in profondità preservando la mano, delle pinze comunque a becco lungo come quelle che ho appena utilizzato, delle forbici, e un'altra cosa fondamentale è il kit di primo soccorso. Può sembrare un'esagerazione, però con luccio spesso le prime volte, ma anche in realtà quando si è molto esperti, può sempre venire utile, quindi è sempre bene averlo in barca. Spero che questo video ti sia piaciuto e che ti possa tornare utile per slamare, maneggiare e lasciare andare nel migliore dei modi il tuo prossimo record personale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attivi la campanellina delle notifiche, lasciaci un commento se vuoi sapere qualsiasi cosa e lasciaci anche un like, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Per chi fosse interessato dopo ogni video a sapere cosa abbiamo usato nel dettaglio a livello tecnico, canne, mulinelli, fili e quant'altro, o magari delle precisazioni tecniche che a volte tralasciamo nei video, se vi iscrivete alla newsletter di Big One, quindi andate sul sito di Big One all'indirizzo che vedete qua sopra e vi iscrivete appunto alla newsletter, potrete ricevere subito dopo la pubblicazione di ogni video un'email in cui vi andiamo a dettagliare tutte le specifiche tecniche e l'attrezzatura usata. Grazie ancora e a prestissimo!